Yamaha MT10, ovviamente questa moto era molto attesa, soprattutto da quando Yamaha ha aggiornato la sua mammina, ovvero la R1, che ormai già da qualche anno è equipaggiata con l'ultimo aggiornamento del motore CP4 omologato Euro 5. Scontato quindi attendersi un trapianto anche sulla Maxi Naked più potente mai costruita da Yamaha, trapianto che puntualmente è arrivato sulla nuova Yamaha MT10 2022 che proveremo in anteprima in questo video. E per parlare della nuova MT10 è proprio dal motore che bisogna partire. Il CP4 da 998 cm3 eredita molte delle soluzioni tecniche già viste sull'R1, a partire dai pistoni forgiati e dal trattamento sulle canne dei cilindri. Il motore in questo caso utilizza bielle in acciaio per aumentare l'inerzia e la coppia ai medi regimi, coppia che Yamaha è andata a cercare, in particolare dai 4 agli 8000 giri, anche grazie al nuovo settaggio dell'elettronica. Ma in generale, oltre il 40% dei particolari del motore sono dedicati alla MT10 e sembrano proprio essere i regimi dai 4 agli 8000 quelli su cui i tecnici giapponesi si sono concentrati maggiormente, proprio per cercare il meglio nella guida su strada. Tra l'altro la voce dell'MT10 esce da un nuovo scarico completamente in titanio, ma quali sono i risultati di tutto questo lavoro? Beh, presto detto, perché la nuova MT10 ha 5 cavalli in più, anzi quasi 6, visto che per essere precisi Yamaha ne dichiara 165,9 a 11.500 giri, con una coppia di 112 Nm a 8.000 giri. È logico quindi capire che Yamaha non ha estremizzato il concetto della sua Maxi Naked, non è andata a cercare potenze esagerate, non ha numeri da circo nella scheda tecnica. Ai giapponesi piacciono concretezza ed equilibrio e comunque devo dire che 166 cavalli come questi proprio non sono bruscolini, anche perché quello che ha cercato Yamaha e quello che poi abbiamo trovato nella prova non è un numero da banco prova, ma la migliore usabilità su strada. Già minimalista di suo, la nuova Yamaha MT10 spinge ulteriormente in questa direzione. Il cupolino con il doppio faro inedito è ancorato al telaio, liberando il manubrio da pesi e rendendo questa moto una vera e propria street fighter. Concetto sottolineato anche dal fatto che telaio e forcellone sono proprio gli stessi della R1 e l'interasse, non a caso, è il più compatto del segmento Maxi Naked, solo 1405 mm. La MT10 è davvero cortissima. Poche le novità a livello ciclistico, che vede confermate le sospensioni Kayaba, la forcella da 43 e monoammortizzatore completamente regolabili. Il mono però usa adesso una molla più lunga di 3 mm, più precaricata, il che porta un po' più di carico sull'avantreno, mentre la sella sale di 10 mm, arrivando a 835. Altre novità? La rapportatura si allunga con un dente meno di corona, il che aiuta un po' anche i consumi dichiarati, ora in 6,83 litri per 100 km. Nuova anche la pompa radiale della Brembo, che migliora il feeling in frenata. Il passo avanti più consistente comunque la nuova Yamaha MT10 lo compie nel comparto elettronico, perché eredita di fatto tutto quanto abbiamo già trovato sulla R1. 4 riding mode riassumono differenti mappature motore, ce ne sono 4 anche per il motore, e una lunga lista di controlli gestiti dalla piattaforma inerziale. Bene, eccoci a bordo dell'MT10 Master of Torque. MT vuol dire Master of Torque, quindi tanta coppia, quello che ci aspettiamo da questa 1000 oggi. Rapida carrellazzo, quello che ci si trova davanti quando si sale in sella, manubrio a sezione differenziata e la strumentazione è la stessa della R1, quindi l'interfaccia è esattamente identica a quella della super sportiva, con una strumentazione compatta come piace a Yamaha, ma molto chiara e molto leggibile, quindi direi che è tutto molto funzionale. I blocchetti al manubrio sono gli stessi dell'R1, quindi dal menu si comanda, da questo joystick si comanda praticamente quasi tutte le funzioni, e anche con la slitta sulla parte sinistra c'è il cruise control, come potete vedere, tutto attivabile da qui. Molto bello queste due prese d'aria praticamente, che sono collegate direttamente all'airbox per far arrivare il sound del 4 cilindri CP4 direttamente al pilota e non disperderlo verso l'esterno. Molto silenziosa perché Euro 5, quindi 94 decibel, può andare addirittura in Austria, in Germania, in Svizzera. Sapete che adesso in quelle nazioni ci sono dei limiti molto severi sul rumore, e Yamaha ha lavorato per quello. Poco rumore di scarico, più rumore qua vicino a dove ci sono le orecchie di quello che guida. Quindi, come dicevo, il menu è tutto affrontabile attraverso la solita rotellina, che è questa, e qui entrate e gestite tutte le vostre scelte per quello che riguarda vedete che c'è anche il track mode addirittura, come fosse
e questi sono tutti i controlli, che c'è la matrice dei controlli a cui si può andare a intervenire puntualmente, quindi è tutto ampiamente personalizzabile. Per chi lo volesse sapere, anche l'anti-wheelie è disinseribile rispetto al traction control, quindi si può tenere il traction control attivo ma disinserire l'anti-wheelie. Ecco, questo è più o meno quello che ci trova davanti, molto semplice ma tutto molto completo, molto funzionale, in perfetto stile Yamaha. Oggi giornata veramente molto bella, tempo fantastico, strade uniche qua dietro a Valencia nelle montagne, perfette per provare una moto come l'MT10, moto che avevo già provato nella sua prima edizione, che mi aveva colpito per alcune caratteristiche, ovvero nella capacità di essere assolutamente utilizzabile e morbida nella vita di tutti i giorni, ma anche molto cattiva, con un motore molto pastoso e potente quando si voleva andare a girare forte sulle strade, diciamo, di montagna. Caratteristiche che Yamaha ha voluto mantenere anche sulla nuova MT10, che non è però semplicemente una moto su cui è stato trapiantato il motore della nuova R1, ma ha avuto anche un piccolo cambio di passo dal punto di vista dell'attitudine. Per capirci meglio, le sospensioni, il telaio è quello della nuova R1 ovviamente, le sospensioni sono più o meno invariate, ma non proprio uguali, poi vi spiego anche il perché. Quello che cambia un po' l'attitudine da moto, nel senso che la moto è un po' meno MT e un po' più Street Fighter, perché c'è una molla un pochino più lunga dietro, un pochino più di precarico. Questo alza un pochino il posteriore, la sella ha uno schiumato differente, è un pochino più alta e fa sì che si stia un po' meno seduti, un po' più caricati sul manubrio, tutto è un pochino più girato sul avantreno, quindi c'è ancora un pochino più di carico per cercare ancora più feeling sul davanti. La vecchia era un pochino seduta come moto, questa invece è più con un'attitudine Street Fighter, un po' quello che ha fatto anche KTM con la nuova Super Duke, muovendo un po' tutto verso il davanti. Tutte le caratteristiche eccellenti della MT10 precedente le ritroviamo intatte anche nella nuova MT10, soprattutto quello che mi piace considerare è che la rigidità strutturale tipica dell'R1, che è una cosa di telaio, forcellone, questa rigidità che si sente sulla moto super sportiva si percepisce anche sulla MT10. È una moto che non è la più veloce nei cambi di direzione perché il motore ha delle sue inerzie, quindi si fa un po' più sentire, ma è molto rassicurante, molto stabile, molto anche rapida nell'esecuzione, anche senza essere la più veloce di tutti. La ciclistica è estremamente sana, questo consente a Yamaha di fare una moto con un interasse pazzesco, se pensiamo che ha 166 cavalli e 1405 mm solo di interasse. È la moto con l'interasse più corto in questo segmento in assoluto, ma non c'è mai il manubrio nervoso tra le mani, non hai mai la sensazione di avere una moto che fa un po' quello che vuole lei è sempre esattamente in mano. Molto bene l'elettronica, molto bene soprattutto la Power Mode 2, anche se l'1, che a me non è mai piaciuto, e il Power Mode 1 di Yamaha a me non è un Power Mode che piace, qui l'hanno un pochino smussato, rimane sempre molto reattivo, estremamente reattivo, sui percorsi molto tortuosi forse fin troppo, però ci sono 4 da scegliere, quindi si può tranquillamente orientarsi dentro nei controlli, che sono tanti e si possono gestire puntualmente. Power Mode 2 dicevo perfetto perché la gestione gas, ruota resta molto in diretta, ma c'è una gestione da parte del pilota maggiore secondo me, e a me piace di più avere un gas morbido piuttosto che un gas molto molto diretto. Giochi sempre con il gas, hai un bellissimo feeling sul davanti, le sospensioni sono tendenzialmente sostenute, rimandano qualche colpo alla fine quando tu sei sulle buche più secche, ma devo dire che c'è poco trasferimento e la moto si guida veramente molto bene e soprattutto dà sempre l'impressione di essere facile, quindi mai troppo estrema, mai troppo esagerata. Ottimo il cambio, il quick shifter è un toccasana ovviamente, ma funziona veramente molto bene, morbido sia in salita sia in scalata. Quello che ho trovato è fastidioso, tra virgolette, è non poter cambiare le mappature a moto in movimento. Motore acceso, ruote ferme, si può cambiare le mappature, si possono cambiare anche i controlli, ma mentre stai andando, cosa che invece le altre ti consentono di fare, magari confermando poi con la frizione,
la mappatura scelta, in questo caso non si può fare, quindi noi facciamo un po' di prove in questi giorni, ci dobbiamo fermare, cambiare, insomma è vero che poi quando uno sceglie la sua mappatura tendenzialmente difficilmente la cambia, ma avere tutti questi power mode e doversi fermare per poterli cambiare, insomma l'ho trovato un pochino fastidioso. Piccola aggiunta rispetto a quello che ho detto sul cambio dei riding mode a moto in movimento, effettivamente i riding mode non si possono cambiare perché rimangono, come vedete, neri quando si sta andando, mentre è il bianco quello che si può cambiare, ma mentre si è in movimento usando il tasto mode si può entrare nel sottomenu del riding mode, in questo caso sono nel riding mode B, e posso però cambiare il power anche in movimento. L'importante è che il gas sia chiuso, posso cambiare il controllo di trazione, posso cambiare anche lo slide control, quindi si possono cambiare i sottomenu ma non si può cambiare il riding mode se non fermandosi con le ruote ferme, una cosa un po' particolare che ha solo Yamaha perché altri costruttori, come sappiamo, cambiano completamente il riding mode, però in questo caso si può fare questa cosa qua. Un po' meglio la frenata, buona, non mi entusiasma, la nuova pompa freno sicuramente porta dei vantaggi all'impianto frenante anteriore, il posteriore è ben calibrato a livello di frenata, non tanto a livello di lunghezza della corsa, che secondo me resta un pochino lunga. Questo motore è sicuramente l'anima dell'MT10, la rende davvero una moto assolutamente, forse anche unica nel suo panorama. Ovviamente non hanno voluto andare a esagerare con la potenza, ma secondo me non ce n'è nemmeno bisogno. Oggi abbiamo fatto quasi 200 km, anzi più di 200 km, guidando sempre col motore tra i 6 e gli 8000 giri. Andare a cercare potenza in alto non ha assolutamente nessun vantaggio su moto come questa, che danno il loro meglio su strada, anche se questa moto secondo me anche in pista può dire la sua, pur rimanendo non una Street Fighter estrema, ma una moto più vicina alle naked, anche se le caratteristiche, come sapete, sono da Street Fighter, perché motore, telaio derivati dalla sportiva e per esempio cupolino fissato direttamente al telaio e non al manubrio, che aiuta nella guida. Cupolino che non è male a livello di efficienza, non è che vi toglierà tutta l'aria di dosso, però un po' dal busto ve la leva e affranca un po' dalla corsa. Quindi questa moto resta fedele al concetto che loro non dicono più, ma che avevano lanciato con la prima MT10, che era Radical and Practical, ovvero una moto che sa essere velocissima, molto efficace su strada, estrema quando si vuole perché il motore va veramente forte, spinge veramente forte, soprattutto ai medi regimi, e allunga anche, ma usabile anche nella vita di tutti i giorni perché la moto non è scomoda, anche se lo schiumato è un po' più duro che in passato. La posizione sicuramente un po' più sportiva di prima, ma comunque non estrema, non affaticante sui polsi, c'è un minimo di protezione, insomma la moto te la usi a 360 gradi se vuoi tutti i giorni per andare al lavoro e poi per andare a smanettare sui passi. Una scelta intelligente secondo me, anche perché esagerare con numeri fuori cercando cavalli non sarebbe difficile, perché comunque potrebbero arrivare a mettergliene su 200 come quelli dell'R1, ma forse non è nemmeno utile su una moto così. Quindi Yamaha secondo me fa bene a scegliere questa strada, che la allinea di fatto ad altre scelte di altri marchi, tipo BMW per esempio, che non ha esagerato con la sua S1000R. Ultimo appunto, la frizione, che è un pochino dura, quindi in città potrebbe affaticare un po', e l'ergonomia, che secondo me invece è molto centrata. Quindi queste sono più o meno le cose che mi sono segnato in questa prima presa di contatto con la nuova MT10. Volete sapere qualcosa di più? Sono sempre a vostra disposizione qua sotto nei commenti. Se avete qualcosa da ridire sulle colorazioni, sull'estetica, sul motore o su come si guida questa moto, non c'è problema, sempre qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video.